Praticamente in ogni video che ho realizzato fino a questo momento ti ho sempre chiesto come prima cosa di aprire il tuo browser preferito, che poi, diciamo la verità, nel 90% dei casi era Chrome oppure uno dei suoi derivati. Bene, quello che però non ti ho mai detto è che all'interno di Chrome esistono delle funzionalità segrete che servono a migliorarne sensibilmente l'utilizzo. Queste funzionalità per la verità sono sperimentali e Google le marca come tale, ma io personalmente le uso da tanto tempo e non ho mai avuto nessun problema. Quest'oggi vorrei vederle insieme a te. Ti senti pronto? Iniziamo. Prima di vedere insieme come potenziare Chrome, naturalmente dovremo averlo sul nostro computer. Nel caso che tu non abbia ancora Chrome sul tuo computer, andiamo a vedere rapidamente come installarlo. Tutto ciò che devi fare è aprire il tuo browser, che presumibilmente sarà Microsoft Edge, e nella barra di ricerca andare a scrivere Ninite. Il primo sito, ninite.com, è quello che ci interesserà, quindi clicchiamoci su, selezioniamo Chrome, scendiamo in basso nella pagina e clicchiamo sul pulsante Get Your Ninite. Automaticamente partirà un download rapidissimo e tutto ciò che dovremo fare in questo caso è cliccare sulla voce Apri file. Dovremo accettare l'invito ad apportare modifiche al nostro dispositivo cliccando su Sì, e mentre l'installazione va avanti potremo chiudere il nostro browser. Come vedi, parte un download ed un'installazione di Google Chrome che sono davvero molto veloci. Aspettiamo il termine. Ed ecco pronto il nostro Google Chrome che viene automaticamente aggiunto sul desktop. Clicchiamo sul pulsante Close per chiudere la finestra di Ninite ed andiamo ad aprire Google Chrome. Per accedere alle funzionalità segrete di Chrome dovremo digitare nella barra in alto una parola magica che è Chrome /flags. Fatto questo, premeremo il pulsante Invio. Come vedi, la prima cosa che fa Google nel momento in cui apriamo questa pagina è di avvertirci che queste sono funzionalità sperimentali e che, abilitandole, potremmo incorrere in una perdita di dati nel browser oppure anche ad una compromissione della nostra sicurezza oppure della nostra privacy. In ogni caso puoi stare tranquillo. Come puoi vedere, le funzioni sono tantissime e quelle che andremo a toccare oggi riguardano solo le performance del browser e non riguarderanno in alcun modo né i dati né tantomeno la sicurezza. La prima modifica che vorrei mostrarti si chiama Parallel Downloads e serve ad accelerare e in alcuni casi anche di molto la nostra velocità di download. Come funziona? Consiste semplicemente nello spezzare soprattutto i download di grosse dimensioni in tanti pezzetti più piccoli che verranno scaricati simultaneamente dal nostro browser, abbreviando veramente di tanto il tempo necessario per scaricare questo tipo di file. Per attivare questa modifica dovremo accertarci di essere nella sezione Available e non nella Unavailable. La sezione Available è quella che appunto mostra tutte le modifiche disponibili per la nostra piattaforma e in alto dove dice Search Flags andare a digitare la parola Download. Come vedi, la prima voce che viene fuori è proprio quella relativa al parallel downloading. Tutto quello che dovremo fare è andare sul pulsante a destra, cliccarci su e selezionare la voce Enabled.
come puoi notare è comparso un pallino di colore blu a sinistra della voce che abbiamo appena modificato. Questo pallino serve semplicemente a ricordarci che per applicare tutte quante le modifiche che andremo ad apportare nel nostro browser sarà necessario riavviarlo, cosa che potremo andare a fare premendo il pulsante in basso a destra che dice Relaunch e che spero che tu riesca a vedere dietro la mia faccetta. La prossima modifica che andremo a fare servirà invece a velocizzare il caricamento dei nostri siti web e lo farà chiedendo aiuto al processore della nostra scheda video, la cosiddetta GPU. Andiamo quindi a premere sulla X per cancellare la parola download e al posto di questa andiamo a scrivere proprio la parola GPU. Nell'elenco risultante andremo a scegliere la voce GPU Rasterization. Andremo a cliccare di nuovo sul pulsante e ad abilitarla. Anche in questo caso, come vedi, Google Chrome ci ricorda che questa voce è stata modificata e che sarà necessario rilanciare il browser prima di vedere apportate le modifiche. Se lavori per molto tempo con il tuo browser, probabilmente tutto il bianco che fa da sfondo ai siti web può essere sinceramente fastidioso, oltre che far male agli occhi. È possibile quindi anche in Google Chrome abilitare il cosiddetto Dark Mode. Per farlo ci basterà nuovamente cliccare sulla X e nella barra di ricerca digitare appunto Dark Mode. Il risultato di ricerca in questo caso sarà uno solo. Tutto ciò che dovremo fare, come nei casi precedenti, sarà cliccare sul pulsante e scegliere la voce Enabled. Naturalmente anche in questo caso non vediamo immediatamente applicata la modifica che invece diventerà effettiva una volta che avremo rilanciato il browser. Prima di mostrarti la modifica successiva che ti suggerisco, voglio ricordarti la presenza di questo pulsante che dice Reset All. Questo ci consente, nel caso in cui qualche modifica non vada a buon fine oppure ci crei problemi, una volta premuto, di riportare tutto quanto allo stato originale con le impostazioni di default di Google Chrome. Andiamo quindi a premere il pulsante Relaunch per applicare le modifiche che abbiamo appena apportato. Vediamo che immediatamente Google Chrome si riavvia e possiamo già notare che è passato in Dark Mode. Andiamo a vedere se anche la velocità è migliorata. Per farlo facciamo un parallelo con Edge, quindi mettiamo Chrome sul lato destro del nostro monitor e andiamo ad aprire Edge sul lato sinistro. In Chrome andiamo a cercare Ubuntu. Clicchiamo sulla voce Homepage Ubuntu Italia e proviamo a scaricare Ubuntu. Clicchiamo su Avvia il download e attendiamo qualche secondo per vedere che tempo ci indica Chrome per completare il download di Ubuntu. Come vedi il tempo è di circa una quarantina di secondi per un file di 4,6 GB. Annulliamo questo download e proviamo a fare la stessa operazione con Edge. Quindi cerchiamo Ubuntu, abbiamo anche in questo caso l'home page di Ubuntu Italia, clicchiamo su Scaricalo subito e quindi, come abbiamo fatto in precedenza, anche in questo caso su Avvia il download. Vediamo che il download parte e il tempo indicato da Edge per scaricare questo file, sempre di 4,6 GB, è addirittura di un quarto d'ora a fronte della quarantina di secondi che ci impiega Chrome. Annulliamo anche questo download e andiamo ad inserire un'ulteriore chicca in Google Chrome. Per farlo andiamo ad effettuare la ricerca di Reader Mode. Scegliamo la prima voce che dice appunto Reader Mode relativa a google.com e ci si aprirà la pagina di un'estensione di Chrome. Clicchiamo sulla voce Aggiungi e clicchiamo quindi su Aggiungi estensione. Vedremo che immediatamente l'estensione verrà aggiunta a Google.
Per tenerla sempre in evidenza, perché ci servirà, andiamo a cliccare sul tassello di puzzle, quello che dice estensioni, e appuntiamo questa estensione con l'apposito pulsante in modo che sia sempre visibile. Ma che cosa fa questa magica estensione? È fatta apposta per eliminare tutte le pubblicità e tutte le distrazioni dalle pagine che andiamo a leggere. Facciamo una prova. Apriamo ad esempio il sito di repubblica.it. Come puoi vedere, su questo sito ci sono diverse pubblicità, ma se noi andiamo a cliccare sulla voce Reader Mode, la pagina verrà ricaricata, priva di qualsiasi pubblicità e faciliterà di molto la nostra lettura. Naturalmente possiamo allo stesso modo uscire dal Reader Mode e vedere la versione normale di questa pagina. Come vedi, con pochi accorgimenti molto semplici da mettere in pratica, potremo migliorare di molto sia la qualità sia la velocità della nostra navigazione ed evitare una serie di inconvenienti e disturbi che potrebbero darci fastidio durante il nostro lavoro o anche, perché no, durante il nostro relax. Bene. Anche quest'oggi abbiamo terminato e nell'augurarti delle buone navigazioni a me non resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima.